La carriera di un cuoco non è cristallizzata. Si tratta di un'interazione continua tra te, l'ingrediente, chi sei, le esperienze che fai, la tua sensibilità, in un processo di dialogo, perché se tu ci pensi il pomodoro rimane sempre lo stesso per una carriera, no? Quindi in realtà chi si muove sei tu. È l'unico modo che conosco alla fine, un modo molto sincero, molto intimo per essere creativa. Io sono Antonia Klugman e oggi siamo all'Argine a Vencò, il nostro ristorante, ad Olegna del Coglio. Siamo sull'argine del fiume Iudrio e vivo qui in Friuli ormai da quasi 15 anni. In realtà abito qui in Friuli da quasi 20 anni. Da 15 anni effettivamente faccio lo chef. È interessante pensare che in realtà l'altro, quindi chi è in sala, nel corso della mia maturità, è diventato sempre più importante per me. E quindi con il tempo ho imparato a godere in realtà dell'emozione del cliente e reputo che questo sia una fortuna incredibile del mio lavoro. Perché se io penso ad altri lavori creativi, tu pensa a un fotografo che produce la ricetta, cioè produce la fotografia, ma poi non vede effettivamente la reazione, no? Di chi guarda. O penso a un regista. Immagina, tu fai un film, ma poi non sei in sala. Invece, nel mio caso, io sono in cucina tutti i giorni, tutti i servizi, e quindi posso godere poi della reazione del cliente. E penso che questo debba essere una cosa che mi arricchisce, sì. Il rapporto con le materie prime è un rapporto sicuramente molto legato al percorso creativo, quindi più possibile stagionali sicuramente, più possibile regionali e più possibile locali. Il fatto di poter avere in una stagione come questa i cardi o per esempio in tarda primavera i carciofi quando non si possono più trovare al mercato dipende dal fatto che tu hai un prodotto localissimo che segue la stagione della tua area, microarea. E forse questo è il vero lusso, no? Non è il fatto di utilizzare una qualche erba particolare aromatica che vai a cercare sul mercato, insomma. Quando abbiamo deciso, no, di pensare a un nostro delivery, ho pensato a come avrei voluto mangiare io in una casa con la mia famiglia e ho pensato a una cucina semplice, regionale, che fosse legata alle tradizioni della nostra terra. Si tratta di una cucina semplice e quindi il goulash è ciò che per me è un secondo classico di casa della mia regione, ripensato ovviamente secondo le tecniche che ho approfondito nel corso di questi ultimi 20 anni. Quindi ovvio che il mio goulash non è il goulash che fa mia nonna e non sono in nessun modo malinconica nel ripensare al goulash di mia nonna. Quando penso alla cucina tradizionale, io penso a una cucina sempre in movimento, in cui le tecniche contemporanee debbano servire per l'evoluzione del piatto, però al contempo un rispetto fortissimo di quello che è la nostra identità. Quindi nel caso del goulash ci sono le spezie, c'è il pomodoro, c'è il concentrato, ci sono le patate, c'è la frutta, così in una dimensione un po' più contemporanea. La ricerca che ciascuno fa nella propria cucina può essere indirizzata verso una cucina leggera, attenta alla salute e credo che questo possa e debba essere comunque il risultato di un percorso personale, lo trovo indispensabile. La composizione ha a che fare con l'equilibrio ultimo che il cuoco, i primi, riesce ad avere al passo. Sì, mi piace molto. Quando ho ripensato al piatto del goulash, come quando penso alle ricette della mia infanzia, penso sempre al gusto, all'effetto finale che deve avere al mio palato, quindi è ovvio che è più semplice ragionare su delle ricette che si conoscono molto bene, sulla propria tradizione, sulla propria famiglia, sui propri ricordi. E quindi nel ripensare al goulash ho voluto riassumere tutte queste diverse sfaccettature della ricetta, ma in un modo nuovo.
Partiamo dalla base del goulash, che è la mia salsa di pomodoro, quindi cipolla, aglio e pomodoro fresco, fuoco acceso, un filo di olio. Quando l'olio si è leggermente intiepidito, inserisco l'aglio in camicia. La carne è guancia di maiale e la vado a condire fuori dal fuoco con un pizzico di sale. La carne deve essere condita alla minute perché altrimenti perde l'acqua. Un po' di farina, poca, e poi iniziamo con i grassi. Quindi di nuovo si parte dall'olio extravergine. Spengo il fuoco perché la mia padella di ferro è veramente molto incandescente. Aggiungo la carne. Questo mi serve per ottenere quel gusto arrostito che deve essere la base del goulash. La padella di ferro è il mio materiale preferito per la rosolatura della carne. Aggiungo i pomodori solo adesso. La padella antiaderente nella mia cucina non esiste. Il ferro diventa antiaderente nel momento in cui diventa incandescente e si utilizzano le giuste quantità di grassi. Non esistono padelle migliori per me. Adesso che il pomodoro ha iniziato a rilasciare l'acqua, aggiungo la cipolla. Adesso aggiungiamo pochissimo burro. L'utilizzo dei grassi deve essere sempre legato all'osservazione delle temperature, perché ovviamente i grassi tendono a essere meno salubri nel momento in cui si lavorano ad alte temperature, quindi ci deve essere sempre un equilibrio. È il momento di aggiungere il mio concentrato di pomodoro, proprio per riprendere quel gusto tradizionale di pomodoro arrostito sempre presente nel goulash, senza però avere il problema del soffritto. Secondo me il vino rosso, cioè l'acidità che il vino rosso può dare, è indispensabile per dare profondità al piatto. Questo è vino rosso a cui ho già tolto la parte alcolica, è già andato in riduzione e questo fa sì che io deglassi la parte zuccherina e al contempo io abbia l'acidità che mi interessa. Vado a inserire il tutto nella mia base di pomodoro fresco. Di nuovo ottengo quella caramellizzazione tradizionale che mi interessa, però con una leggerezza nella preparazione totalmente nuova. Devo unire le spezie, che sono la base di ogni goulash. Le patate le abbiamo cotte a parte. La frutta che invece sfrutteremo per la parte di sugo è in questo caso uno dei pochi frutti di stagione del nostro territorio ed è l'uva. Ho dell'uva cruda e vado a mettere gli acini direttamente all'interno. Qui l'uva ci porta zuccheri, acidità, consistenza, sedano tagliato, una carota intera, ginepro, qualche bacca schiacciata, l'alloro, la paprika, questa è paprika dolce mista a paprika affumicata un po' più piccante, peperoncino. Una caratteristica del goulash di mia nonna era una leggera piccantezza e una dolcezza molto spiccata che qui invece proviamo ad equilibrare. E poi abbiamo la mitica spezia che invece va tostata a parte. Questo allunga il gusto di tutte le spezie. Tutte le cucine medio orientali si basano sulla tostatura, ma anche la cucina indiana. Il modo in cui la spezia reagisce al caldo ci insegna poi a trattarla. Questo l'ho imparato grazie a un lavapiatti del Bangladesh con cui ho lavorato a Venezia. Ho avuto la fortuna di lavorare anche con dei cuochi del Bangladesh a Venezia e ovviamente tutti avevano una sensibilità alle spezie totalmente diversa da quella nostra. Ok, adesso il cumino ha iniziato a rilasciare tutti i suoi profumi, lo vado ad aggiungere al fondo
Copro con la pellicola. Adesso le guance di maiale sono una carne in realtà preziosa oggi come oggi, perché non sono facilissime da trovare. Si possono sostituire con quelle di manzo, si possono scegliere dei pezzi di manzo di maiale gelatinosi, come possono essere gli stinchi piuttosto che certe parti della pancia. Andiamo sulla piastra e facciamo cucinare lentamente per circa 2 ore. Un'attenzione che noi abbiamo nei confronti del goulash sta nel separare la carne e il sugo una volta arrivati al momento finale della cottura. Questo fa sì che il sugo sia perfettamente ridotto e liscio e la carne abbia raggiunto il giusto grado di morbidezza. Finita la cottura, quello che noi avremo è queste 2 preparazioni separate. Da un lato la carne che avremo tolto dal fondo di cottura e il fondo di cottura ridotto, liscio, sgrassato a parte. Andiamo a unire queste 2 preparazioni e le assembliamo con gli ultimi 2 ingredienti del nostro piatto, le albicocche e le patate cotte in acqua in ebollizione. Quindi andiamo a inserire nella padella, per ottenere l'ultimo grado di riduzione, la salsa del goulash. Il fatto che sia marroncina e non rossa in maniera spiccata dipende dal fatto che abbiamo caramellizzato tutte le parti della preparazione in maniera corretta, non ci sono puntini neri, quindi non ci sono bruciacchiature. Quindi aggiungiamo la carne. Aggiungiamo le patate, che sono anche loro integre, e poi aggiungiamo le albicocche. Il fatto di mettere in ammollo le albicocche secche ha a che fare con il livello di morbidezza che vogliamo ottenere nelle albicocche senza però stracuocerle. Utilizziamo qui quindi una tecnica che ci consente di avere un frutto per quanto secco fresco. A piacere può essere inserito qui dell'uvetta al posto delle albicocche a seconda di quello che si ha in casa. Poi una delle caratteristiche della mia cucina è di raccogliere più possibile tutto attorno al ristorante solo cose che non siano rare. Quindi le erbacce sono le mie erbe aromatiche preferite. Qui abbiamo raccolto proprio qua fuori del crescione e della stellaria. Sono delle erbe invasive, erbacee che sono perfettamente il tornasole della stagione, del territorio, e soprattutto erbacee che non si possono acquistare perché non hanno nessun valore commerciale, quindi non vengono praticamente neanche coltivate. Naturalmente però per noi questo è il lusso più estremo. Andiamo a completare il piatto. Essendo un piatto così casalingo, cerchiamo di non essere troppo precisi. Andiamo a mettere le albicocche, la carne. Questo non è un piatto da ristorante, è un piatto da casa. Andiamo a finire con un po' del fondo di cottura. Io consiglio di servire il goulash con una bella macinata di pepe e abbinarlo possibilmente a la polenta oppure agli spatzel, gli gnocchi, delle patate in teccia e poi una macinata di pepe fresco. E il piatto è finito.